L'Inter di Simone Inzaghi è pronta ad infilarsi nella fase a gironi della magica UEFA Champions League e fa il suo debutto qui a San Siro, nel nostro tempio, contro il Bayern Monaco di Julian Nagelsmann, l'allenatore tedesco, dopo il suo eccellente lavoro all'Hoffenheim e all'Ipsia, e alla guida della squadra bavarese, una squadra che stupisce per il suo modo di giocare, con un chiaro carattere offensivo e non facile da neutralizzare. Analizziamo insieme i punti principali e giocatori di rilievo. Julian Nagelsmann sviluppa una proposta basata sul possesso e sulla creatività, pressando fortemente l'avversario per riconquistare rapidamente il pallone, attaccando con coraggio e convinzione. Il modulo base, il 4-2-3-1 o un 4-2-2-2 molto flessibile, inizia spesso, oltre che con la ricerca costante dell'uomo tra le linee, con 4 dietro, cercando di generare vantaggi di fronte alla pressione avversaria. Una volta superata la linea di centrocampo, la squadra si struttura con 3 giocatori. Si gioca Davids, Pavard e il difensore, il terzino più basso, mentre Davids occupa tutta la fascia sinistra, con Sané che si inserisce in una sorta di interno mezza punta, mentre dall'altra parte è Coman a dare ampiezza. L'intenzione è rimanere ordinati, in modo che se il rivale si alza, attaccare, filtrare alle spalle di loro, creando spazi in cui correre. Fondamentale Mané, che si abbassa per dare appoggio e sfogo alle transizioni. Un'altra alternativa è l'arretramento di uno dei centrocampisti per supportare i due centrali difensivi. Di solito Joshua Kimmich, la sua qualità tecnica e la sua visione di gioco lo rendono un giocatore chiave per attivare passaggi lunghi o scarichi intermedi tra le linee, per avanzare in questo modo sul campo. Verticalità e velocità nelle triangolazioni sono una delle richieste di Nagelsmann per superare le linee, ed è qui quando entra in gioco il concetto del terzo uomo. Vediamo qui triangolazione a un tocco con Musiala per l'1-6 del Bayern. Il possessore di palla gioca qui verso il primo ricevitore, Mané, che si offre, trascina la marcatura e crea lo spazio per un terzo giocatore. Musiala toccò di prima, qui il gioiello tedesco sfrutta il varco e segna tu per tu con Trapp. Jamal Musiala è divenuto il giocatore più giovane ad esordire con il Bayern di Monaco a solo 17 anni. Ha vinto 7 trofei, un palmarès incredibile per lui, che ha già dimostrato di essere destinato a diventare un fuoriclasse. A volte può sembrare una squadra disordinata a causa del continuo scambio di posizioni e ruoli, ma il caos fa parte del copione. Musiala, che occupa qui il ruolo di Sané nella scorsa stagione sulla fascia sinistra, ma giocando tra le linee, Mané, Gnabry, Müller si muovono tutti sulle 3 corsie in modo indistinto per non dare riferimenti agli avversari, trascinando i difensori fuori posizioni e facendo male ad altezze diverse. In questo senso sarà molto curioso vedere come si comporterà il nostro trio difensivo Skriniar, De Vrij e Bastoni. Gli anni passano, ma Thomas Müller continua ad avere un grande impatto. Il tedesco è partito titolare nella finale di Champions League 2010 contro l'Inter e 12 anni dopo rimane il leader assoluto dell'attacco del Bayern, 24 gol e 25 assist nelle ultime 2 stagioni. Una squadra che può fare male attraverso giocate elaborate, contropiede, recupero riuscito qui di Kimmich, con la squadra scompaginata e l'ultima linea esposta, oppure con palle lunghe, favorendo la partecipazione dei terzini per saltare la prima linea di pressione avversaria, sfruttando in questo modo la velocità degli attaccanti. Se da un lato il dinamismo del Bayern gli permette di entrare con facilità nell'area di rigore avversaria, dall'altro comporta dei rischi in difesa. L'Inter ha un giocatore che è tra i migliori esecutori di passaggi filtranti, merito del nostro Nicolò e merito anche del movimento coordinato di squadra e attaccanti. I due davanti dovranno condizionare la loro linea difensiva alta, che non è mai sempre ordinata. Dobbiamo cercare appunto di imporre il proprio ritmo con una fase di possesso organizzata e produttiva, evitando in questo modo di entrare in un continuo susseguirsi di transizioni difficili da gestire. Uno dei nostri obiettivi sarà mantenere la lucidità in fase di possesso ed evitare di entrare nel loro ritmo infernale. Sarà sicuramente una delle partite più affascinanti e difficili della stagione. Siamo con voi. Forza ragazzi, forza Inter!